Ciao a tutti amici di Vanilla. Fra le centinaia e centinaia di storie del Titanic ce ne sono tante che non vengono più ricordate, spesso ci si concentra su quelle più curiose, l'ho fatto anch'io in passato, ma oggi ne racconto una di grande coraggio e sacrificio, una storia ormai dimenticata. In 5 minuti vi racconterò la storia di James Paul Moody nel Titanic, sul Titanic, ecco. Poi faremo un approfondimento sulla vita di un ufficiale di carriera all'inizio del Novecento, quindi guardate il video fino in fondo. Se volete anche iscrivervi, sarete fra i primi 400.000 a sostenere il nostro progetto di divulgazione culturale. È gratis ed è un'opportunità che io non mi farei scappare. E ora cominciamo! James Paul Moody è un ragazzo inglese di 24 anni e quel maledetto 14 aprile del 1912 si trova sul Titanic come sesto ufficiale. In realtà lui lì non ci voleva stare, qualche mese prima aveva chiesto un congedo alla White Star, dopo che aveva trascorso 9 mesi sulla Oceanic, un'altra nave della compagnia, ma dalla White Star non hanno voluto sentire ragioni. James sarà il più giovane ufficiale del transatlantico. Ha 24 anni, ma sono da 10 che va per mare e studia nelle accademie inglesi, quindi è considerato da tutti un esperto. In quell'aprile del 1912, lui, sul Titanic, è addetto alla sicurezza di bordo, controlla le scialuppe di salvataggio alla partenza e parla con il Board of Trade per ottenere il nulla osta per la partenza. Per gli standard dell'epoca, quelle scialuppe sono sufficienti. La sera del 14 aprile, quando viene avvistato l'iceberg, si trova nella plancia di comando assieme al primo ufficiale, William McMaster Murdoch, e al quarto ufficiale, Joseph Groves Boxall. Frederick Fleet, uno dei due marinai di vedetta, suona la campana di allarme per 3 volte e chiama in plancia. È proprio Moody a rispondere alla chiamata di Fleet. Grida: "Iceberg, right ahead! Davanti c'è un iceberg!" Poi lo schianto più famoso della storia della navigazione mondiale. Nelle ore successive, Moody si spende anima e corpo per salvare quante più persone possibile. Fa imbarcare i passeggeri sulle lance numero 9, 12, 13, 14 e 16. Durante le fasi di imbarco della numero 16, Moody fa salire a bordo la famosa hostess Violet Jessop, l'infermiera che sopravvisse a ben 3 naufragi, che poi descrisse Moody come stanchissimo. Moody sorride e le affida un bambino. "Prenditi cura di lui, vuoi?" Poi grida a tutti: "Buona fortuna!" e fa calare in mare la barca. Salva anche Lily Mary Peel, moglie dello scrittore Jacques Futrelle, morto nel naufragio. La donna dopo lo schianto stava lasciando il ponte, scendendo le scale verso le cabine interne. Lui la raggiunge e le dice: "Cosa fa di sotto, signora? Tutte le donne se ne sono andate." Lily tenta di rimanere sul Titanic, ma lui riesce a farla imbarcare sulla lancia numero 9. Deve salvare quante più donne e bambini possibile. James sa perfettamente quante persone possono caricare le lance e sa che tantissime moriranno fra i ghiacci dell'Atlantico. Salva la vita a Ruth Baker, una giovanissima di 12 anni, passeggera di seconda classe. La madre e i fratellini sono saliti sulla lancia numero 12, ma lei è rimasta fuori perché non c'era più posto. James la prende per mano e la fa salire sulla scialuppa numero 13, pochissimi minuti prima che il Titanic si inabissi per sempre. Moody salva tantissime persone, ma non pensa a se stesso. Arriva il momento dell'imbarco sulla lancia numero 14 e il posto di comando, ma soprattutto il posto per la salvezza, spetterebbe a lui, sesto ufficiale. Ma è Harold Lowe, quinto ufficiale, che sale sulla scialuppa e si salva. James gli lascia il posto con un sorriso e inizia a guardare il ponte del Titanic che sprofonda verso l'abisso. Ha salvato centinaia di persone, si è speso con tutte le sue forze per riempire allo stremo quelle lance, dopo che all'inizio le prime che erano state calate in mare erano state lasciate mezze vuote per consentire ai passeggeri di prima classe di salirvi comodamente. Viene visto l'ultima volta da Samuel Hemming, l'addetto alle luci del Titanic, mentre aiuta a calare in acqua il Collapsible, una specie di scialuppa di salvataggio di emergenza, pochissimo tempo prima che la nave si spezzi per il suo viaggio fino a 4.000 metri di profondità. Probabilmente ha caricato altre persone sulle lance, ma queste sono state travolte dall'onda provocata dal Titanic che le ha trascinate con sé fra i flutti del mare. L'ufficiale James Moody muore quella notte fra il 14 e il 15 aprile del 1912, assiderato da quel mare che il Titanic aveva sfidato con troppa sicurezza.
è l'unico ufficiale inferiore a morire, gli altri si sono tutti accaparrati un posto sulle scialuppe di salvataggio. Il suo corpo, se è stato recuperato, non è mai stato riconosciuto, un destino comune a moltissimi in quella gelida sera di aprile. Nella sua città Scarborough, in Inghilterra, nel cimitero c'è una targa che lo ricorda. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Una citazione del Vangelo secondo Giovanni. Prima di quella sera James Moody non conosceva le persone che ha salvato, ma li ha trattati tutti come se fossero i suoi migliori amici, compiendo il sacrificio più grande. L'esempio perfetto di un ufficiale gentiluomo. Come si diventava ufficiali sul Titanic o su altre navi che solcavano l'oceano a inizio Novecento? Il video che avete visto l'ho pubblicato anche sugli altri social di Vanilla. A proposito, se non ci seguite andate a seguirci a partire da Instagram, poi TikTok o Facebook. Ma qui su YouTube ho pensato di fare anche un approfondimento con la storia di James Moody per vedere come si diventava ufficiali e come si finiva a bordo di un transatlantico. James era nato a Scarborough, in Inghilterra, il 21 agosto del 1887, ultimo di 4 figli, 3 maschi e una femmina. Il padre era un avvocato, John Henry Moody, mentre la madre casalinga come tutta all'epoca, Evelyn Louisa Lemmin. Il nonno, che si chiamava come lui James Paul, era stato sindaco di Scarborough, quindi si trattava di una famiglia di un certo prestigio. James aveva frequentato la Rosebery House School, poi era entrato nella nave scuola della Marina HMS Conway come cadetto nel 1902, circa a 15 anni. I suoi 2 anni sulla nave, fra il 1902 e il 1903, contavano però soltanto uno ai fini della certificazione di secondo ufficiale del Board of Trade. Dopo aver ottenuto la certificazione come secondo ufficiale, appunto, Moody si imbarcò su una nave a vapore e navigò su alcune navi da carico e sulle prime petroliere, ottenendo infine il certificato di primo ufficiale. Dopo aver frequentato per un breve periodo la King Edward Nautical School nel 1910, una scuola nautica che preparava gli ufficiali per gli esami del Board of Trade, ottenne la certificazione di ufficiale e nell'agosto del 1911 prestò servizio sulla White Star Line a bordo dell'Oceanic come suo sesto ufficiale, mentre nel marzo del 1912 fu arruolato per il viaggio inaugurale sul Titanic come sesto ufficiale. Quell'incarico Moody non lo apprezzava granché perché sperava di trascorrere l'estate a bordo dell'Oceanic dopo aver sopportato un inverno rigido e sperava anche di andare in congedo per un po' di tempo, ma come ho detto prima la sua richiesta fu respinta. A livello personale sappiamo che mentre era imbarcato sul Titanic, la sua residenza inglese era da un suo zio a Grimsby in Inghilterra ed era anche innamorato di una ragazza per la quale pensava appunto che fosse quella giusta, almeno così aveva confidato al fratello. Come sarebbe finita noi non lo possiamo sapere e non lo scoprì neanche James Paul perché morì in modo tragico ma eroico sul Titanic in quel maledetto 15 aprile del 1912.